Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, portate pazienza, sono un po' più lenta perché ho una spalla fuori uso. Mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della morte, amici dei pesci. Può essere un periodo di tagli, un periodo di chiusure, di rigenerazione, di ripescaggio, mi verrebbe anche da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me può inviarmi un'email oppure sotto nella descrizione del video trovate il link alla pagina web, il numero di telefono, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 10 di spade, che è uno degli arcani minori della morte, ragazzi. Vi dico, secondo me è un ripescaggio perché è come se fosse qualcosa che non è chiuso, qualcosa che non è morto, mi verrebbe da dire. Abbiamo un 9 di coppe. Tre di bastoni. Queste le guardo ma non le prendo, Ok, re di bastoni, 4 di spade, cavaliere di bastoni, re di spade e la stella. Mondo. Abbiamo un fante di pentacoli. Fante di spade, 8 di bastoni. Nove di pentacoli e 2 di coppe. Ma che bel finale, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, denaro. Ah, mi sono dimenticata di dirvi prima che c'è la promozione di luglio attiva, quindi c'è il video comunque, ma se volete informazioni vi basta contattarmi. Allora, partiamo con questo 10 di spade, 8 di bastoni e 10 di pentacoli. Sento che è come se ci fosse un tema che non si è concluso a livello di conversazione, a livello, potrebbe anche essere familiare, considerato il 10 di pentacoli. C'è come qualche cosa che ha bisogno di un risultato, qualche cosa che ha bisogno di un contratto, di un accordo, di un finale felice, mi viene da dire. E vedendo questo 8 di bastoni, qua può essere o una bella notizia che arriva per qualcuno, oppure il fatto che questo tema verrà comunque discusso, verrà affrontato. Andiamo a vedere il 9 di coppe e abbiamo, wow, un altro 9 di coppe e un re di pentacoli, quindi c'è un forte appagamento secondo me qui verso metà luglio, grazie a questa conversazione, grazie a questo
Tenete presente che il 10 di Pentacoli è una carta che parla di contratti, quindi se per voi fosse un movimento lavorativo quello che state aspettando, può essere che effettivamente ci sia qualche tipo di accordo, la firma di qualche contratto, di qualche carta. C'è come è anche una carta che parla di pensionamento, di eredità, di premi, di soldi che arrivano in più proprio. E qui vediamo quanto sarete felici di questa cosa con questi due 9 di coppe. C'è anche un re di pentacoli, è come se vi avvicinaste o arrivaste a una certa soddisfazione economica, sicurezza economica anche mi viene da dire. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Ecco, 7 di spade e 5 di pentacoli. Allora, prima vi ricordate che sono cadute quelle carte con tutte quelle figure, un 4 di spade e la stella? Erano tre figure e qui abbiamo un 3 di bastoni. Io ho la sensazione che ci sia come un tema con qualche persona vicino a voi che potrebbe essere un amico, un'amica, un parente, un fratello, un cugino, il vicino di casa, qualcuno vicino a voi che potrebbe avere qualche obiettivo e cercare di coinvolgervi in questo obiettivo. Quello che mi sento di dirvi con questo 7 di spade e il 5 di pentacoli al contrario è fate attenzione perché se voi avete ricevuto dei soldi o semplicemente sapete gestire bene i vostri e quindi ve ne rimangono sempre a fine mese, io sento che qui potrebbe esserci qualcuno che cerca proprio di rubarvi del denaro. Con il 7 di spade e il 5 di pentacoli, diciamo che sono al contrario, potrebbe essere forse più un tentativo di furto. Però mantenete gli occhi aperti. Potrebbe il 5 di pentacoli fa riferimento a tante cose in realtà. Io vi do diciamo i significati, voi adattateli alla vostra lettura, alla vostra realtà. Comincio già a straparlare. Allora, carenza economica, dipendenza affettiva, abbandono. Qui parliamo già di ferite, quindi la ferita dall'abbandono, la ferita più d'abbandono secondo me. E quindi c'è come una sorta di paura. In questo mazzo, il 3 di bastoni, sembra stia rincorrendo qualche cosa. In quelle carte che sono uscite prima c'era una stella, c'è come un desiderio, un sogno. Qui è come se ci fosse un qualche cosa che vi porta fuori asse. Potrebbe essere il fatto che qualcuno cerchi di rubarvi del tempo, delle informazioni, perché magari voi avete studiato e questa persona no. Andiamo avanti, andiamo a vedere il mondo. Ecco, se il 10 di pentacoli fosse un contratto con questa persona, fate attenzione. Ecco, un'altra volta la stella, cavaliere di bastoni e stella. Qui c'è qualche tipo di obiettivo che si mette in discussione, che si vuole raggiungere. Si parte bene. Guardate, per come le carte si stanno sviluppando, potrebbe anche essere che vi diano finalmente quel finanziamento che stavate aspettando, che adesso vi sentiate con le spalle coperte e che abbiate bisogno come con questo sviluppo di andare verso nuovi obiettivi, però nel mezzo potrebbe esserci qualcuno o qualcosa che porta via denaro, porta via energia, porta via tempo. Guardate, per qualcuno potrebbe risuonare fughe elettriche, ho sentito. Quindi potrebbero esserci proprio anche dei problemi strutturali, magari che vi fanno perdere tempo, che vi creano come disagi. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo un 6 di coppe,
un 8 di pentacoli, un 6 di denari e il giudizio. È come se doveste imparare a gestire le relazioni in un modo più sottile, mi verrebbe da dire. Cioè, perché qua c'è il contratto, l'accordo, la famiglia felice, sì, siamo un gruppo, festeggiamo, tutto bello. Però poi secondo me con questo 6 di pentacoli e il 6 di coppe, aspetta un attimo, però cerchiamo di capire come sono gli equilibri, cerchiamo di vedere la cosa da un punto di vista più alto. O, siccome abbiamo questo mondo, potrebbe essere il cerchiamo di vedere la cosa più nel lungo periodo, come si sviluppa la cosa. Adesso andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un re di spade e l'imperatrice. Sì, c'è come da monitorare, da controllare, da tenere sott'occhio l'evoluzione di questo contratto, di quest'unione, di questa famiglia, gruppo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Sole e cavaliere di pentacoli. Io sento che tutto questo movimento, che principalmente sento lavorativo, se ve la devo dire tutta, che ad un certo punto è come se questo, perché il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista, ok? Quindi questo apprendimento nei nuovi equilibri o come vedere le cose per creare nuovi equilibri e poi il mettere in atto queste regole potrebbero non far crescere subito, ma sicuramente creano come un buon terreno per una crescita futura. E qui vedo la crescita. Qui guardate, abbiamo un 9 di pentacoli e un 2 di coppe. Quindi è una collaborazione che finisce o comunque che si sviluppa in armonia. Con questo 9 di pentacoli, che adesso andiamo a vedere, sento che manterrete la vostra indipendenza, la vostra autonomia, troverete come un... Ecco, guardate, qua mi viene proprio da dire un modo di superare le vostre paure e fa parte un po' di questi due sei di pentacoli, cioè io arrivo fino ad un certo punto dove non arrivo io, arriva l'altra persona, ci si viene incontro. Datemi una carta anche per il 2 di coppe, però la sento molto molto positiva. È qui un ripescaggio, nel senso che secondo me c'è una situazione che apparentemente potrebbe sembrare chiusa a metà luglio, che secondo me viene ripresa e rimessa in discussione. 4 di coppe, datemene un'altra. Guardate, qui è un po' come se fosse... Sento, vedendo queste carte, che qualcuno di voi potrebbe dire risolvo questo da solo o da sola. Però in realtà... no, io credo che ci sia una persona vicino a voi, ve la dico tutta, che potrebbe essere un familiare, quel fratello, che in qualche modo cerca di aiutarvi. Poi magari vi drena energia invece che aiutarvi, sapete quelle persone che cercano di darvi soluzioni e sono soluzioni che voi avete già vagliato tutte quante, vi siete già dati delle risposte, avete già fatto degli studi e quindi dovete perdere tempo per spiegare a questa persona perché quella soluzione non va bene. Io credo che qui, con questa luna, ci sia qualche cosa che non riuscite a concepire. Perché qui ho la sensazione che sì, farete parte di un gruppo, potrebbe esserci anche un aumento di livello, di ruolo, di responsabilità, però è come se no, deve essere una cosa equilibrata, io do e tu dai.
proviamo con queste nuove regole, si crea comunque un'amicizia, un rapporto in equilibrio, però c'è qualche vostra proiezione, qualche vostra paura che comunque non vi fa come fidare o affidare agli altri, perché il 9 di Pentacoli è una di quelle energie molto molto indipendenti, autonome, che guarda solo per sé. Non nel senso che è egoista, però nel senso che ha un sacco di amor proprio. È come se faccio parte del gruppo ma mantengo la mia individualità. Ci tengo a mantenere la mia individualità perché non credo che associandomi con qualcuno le cose possano essere in equilibrio. La sento un po' così, fatemi sapere poi se vi risuona. Allora, andiamo ai vari settori. Partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Allora, sinceramente, ragazzi, c'è questo 6 di pentacoli, però non ho assi. Qui, ah no, c'è anche il 10 di pentacoli. Sì, potrebbero esserci degli accordi, potrebbero esserci delle collaborazioni effettivamente, però se fosse con contratto potrebbe essere ehm, di breve durata. E per qualcuno vi dico che potreste, perché comunque il 9 di Pentacoli è una di quelle carte che parla di lavoratori autonomi, per cui per qualcuno di voi che è senza lavoro ci potrebbe essere una possibilità in più se decidesse appunto di aprire la partita IVA e di prestare il vostro servizio, di fare appunto come dei contratti con qualche datore di lavoro. È come essere dipendenti, solo che i contributi li pagate voi invece che il datore di lavoro. E proporzionalmente dovreste guadagnare di più. Mm. Cioè, diciamo, il fatturato dovrebbe essere di più di quello di uno stipendio normale, ovviamente. Per le persone che sono occupate, ah, scusate, torno un attimo indietro per le persone che sono senza lavoro. Avete tante carte che fanno riferimento al passato. Io credo che potreste riesumare qualche tipo di vecchio lavoro che avete lasciato indietro, che avete già abbandonato perché è come pensare, pur di non star fermo o ferma, faccio quel lavoro lì, anche se comunque non è il mio lavoro principale, anche se non è il lavoro dei miei sogni, però almeno non sto fermo. Ecco, potrebbe anche essere una cosa di questo genere. Per le persone invece che sono occupate, per chi stesse aspettando quella promozione, quella risposta, secondo me arrivano in questo periodo, soprattutto se è un progetto, se è un qualche tipo di accordo che state aspettando da tempo, potrebbe arrivare finalmente, per qualcuno potrebbe essere il trasferimento, per qualcun altro un nuovo progetto, la responsabilità di un gruppo. E per chi stesse aspettando una conferma, una ah, oh, scusate, mi sono mossa il braccio. Una riconferma si dice. Un rinnovo, ecco, non mi veniva. Un rinnovo del contratto, sì che lo vedo. Per le persone che sono autonome, ragazzi, anche per voi sento nuove vecchie collaborazioni, cioè anche qui si tratta come di un ripescaggio, potrebbero essere collaborazioni, potrebbero essere idee, potrebbero essere progetti che saranno un po' riesumati e riproposti. Anche se io credo che con queste carte finali non abbiate una giusta visione d'insieme. Potrebbe iniziare ad arrivarvi perché avete il giudizio, però c'è come qualche proiezione che fate che non vi giova. Per quello che riguarda i soldi, beh, è un buon periodo, ragazzi. Finiamo con il 9 di pentacoli, abbiamo un 10 di pentacoli, un 6 di pentacoli, insomma, ce n'è di carte. L'unica cosa che vi dico è fate attenzione a qualcuno che possa cercare magari di fregarvi del denaro, fregarvi del tempo. C'è come uno stare allerta qui, una raccomandazione, sento un po'.
Potrebbe anche semplicemente essere che qualcuno vi racconti delle bugie sul proprio stato economico, ipotesi, o che siate voi a raccontare bugie sul vostro stato economico, a piangere miseria quando in realtà non è così. Ehm, Però comunque tutto sommato sento che è un buon mese e nel caso abbiate degli investimenti attivi, sento che sono da monitorare perché qualcosa c'è da cambiare qui, ok? Soprattutto se sono investimenti di vecchia data, con questo 10 di spade, può essere che sia un periodo dove stiate valutando se rinnovare o no quel tipo di investimento o se cambiarlo perché non sta crescendo come voi pensavate. Per quello che riguarda i progetti, è un buon momento per muoversi, è un buon momento per concludere quello che avevate in sospeso, per terminare gli ultimi dettagli prima di lanciarlo e se per caso è un progetto già attivo, sento che arriveranno risultati al di sopra delle aspettative questo mese, ragazzi. Ehm, per quello che riguarda le relazioni, allora qualcosa vi ho già accennato prima su una persona che è vicino a voi e che potrebbe in qualche modo, potrebbe anche essere una situazione, insomma c'è qualche cosa nel vostro entourage che potrebbe risucchiarvi energia. Parliamo di situazioni romantiche. Allora, se non avete nessuno, qualcuno potrebbe entrare. Secondo me è una persona che promette bene, vi dirò ragazzi. Potrebbe sembrarvi una persona familiare, conosciuta, con la quale si può instaurare davvero un rapporto in equilibrio, un rapporto di amicizia, un rapporto dove ci si conosce. Anche la parte intima potrebbe essere abbastanza allettante, cioè ho come la sensazione che questa persona potrebbe farvi vedere le stelle. Ehm, ma sento che voi non vi fidate. Sento che prenderete il vostro tempo. Ci sono tante cose di cui vorrete parlare, ci sono tante cose di questa persona che vorrete conoscere, anche perché vi dirò che con questi due nove di coppe voi fondamentalmente state anche abbastanza bene così come siete, probabilmente avete trovato il vostro, come vi posso dire, la vostra routine riempitiva. Non è che smettiate di vedere la persona, semplicemente sento che allora qualcuno di voi farà fatica a vedere un futuro con questa persona, quindi prenderete le cose un po' così, mi viene da dire, un po' sotto gamba, un po' come vengono. Però io sento che ha un gran potenziale come insegnante questa persona. Sapete, no? Che quando incontriamo un'altra persona che sia il titolare, il collega, però comunque in qualche modo quando c'è qualche screzio, c'è qualche attrito, quello è un modo dell'universo di presentarci quello che noi abbiamo bisogno di elaborare. Per cui sento che è un grande maestro in questo senso. Me lo direte poi voi nei commenti come vivrete questa conoscenza. Per le persone che sono in una relazione, io vi sento nella piena prosperità, pace, abbondanza, ricchezza. Davvero non può esserci un momento migliore. C'è anche la morte, quindi sento come se ci fosse una fase rigenerativa della relazione, anche se avete avuto delle crisi, dei problemi, io sento che con questo 10 di spade al contrario, 10 di pentacoli, si parlerà talmente tanto per trovare delle soluzioni che alla fine sì, le troverete, anche se voi con questa lunaccia e il 5 di coppe e questo 5 di pentacoli, io credo che pensiate o abbiate la proiezione che vi manchi qualcosa. È come non vedere che avete un partner d'oro.
Voi sentite questo tipo di disequilibrio, secondo me, e non capite dov'è. È un po' quello. E qui avete 2 volte l'8 di bastoni, quindi qui abbiamo anche il sole. Si tratta veramente di parlare del tema, di conversare, di trovare nuovi accordi, di trovare una nuova routine anche per qualcuno. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione clandestina, non definita, anche per voi ragazzi sento che non vedete un possibile futuro con questa persona. 9 di bastoni, il 9 di pentacoli è la carta del single per certi versi. Qui c'è proprio una proiezione nel futuro e qui la non visione di una possibile coppia, io sento. Cioè siete amici, vi trovate bene, passate del bel tempo insieme, magari c'è anche chimica, però è come se le cose in qualche modo nella vostra testa, non dico che sia effettivamente così, ma nella vostra testa non vedete una reale unione, un reale futuro. Un po' perché qualcuno di voi probabilmente sta bene così, magari è in una relazione indefinita e vi sentite più liberi e quindi vi va bene così, sapete che l'altra persona c'è, è presente, però è come un viversi il qui e ora. E per qualcun altro sento che c'è una specie di reticenza da parte vostra a impegnarvi perché avete paura di essere abbandonati, perché avete paura di essere feriti, quindi preferite mantenere le distanze. Fatemi sapere qual è il vostro 9 di pentacoli. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Le parche, ne avete 3, carta numero 17, poi abbiamo carta numero 28, costruire palazzi, e carta numero 11, secondo le regole. Allora, questa carta innanzitutto mi ricorda molto la stella, primo per il disegno, secondo per il numero, perché è un numero 17, e perché comunque parla di essere al posto giusto nel momento giusto. È come se ci dovesse essere qualche cosa che dovete in qualche modo decostruire e ricostruire secondo le regole. E questa carta è molto bella perché parla delle regole degli elefanti, dove gli elefanti molto saggiamente, per rimanere sempre in gruppo, mettono al più lento davanti, in modo che tutti seguano il ritmo del più lento, perché diversamente il più lento si staccherebbe dal gruppo, perché gli altri non si guarderebbero indietro per aspettarlo, ok? Invece il più lento è quello che comanda il gruppo. Non lo so, magari vi aiuta questa spiegazione. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail o scrivermi un WhatsApp. Oppure lo stesso lavoro sulle credenze limitanti lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Lì tratto tutte le credenze limitanti, però in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di traumi, di chakra, di meditazioni per proteggere il campo aurico, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché ce ne sono 2, 3A e 3B che vanno viste insieme.
Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!